camminatori! C'è stato un tempo in cui uno diceva vorrei tanto fare il cammino di Santiago e tutti gli rispondevano ah, ma che bello! Vorrei farlo tanto anch'io! Ma che bella idea! Invece adesso ti rispondono e quale via vorresti fare? La cattedrale di Santiago di Compostela nasce sulle spoglie del santo, San Giacomo, per chi non avesse nozioni base di spagnolo. Precisamente San Giacomo Maggiore, uno dei 12 apostoli, che è stato martirizzato perché è stato il primo cristiano a cui hanno rubato la macchina. Per questo motivo un sacco di gente in suo onore continua ad andare a piedi verso il suo sepolcro. Se anche tu stai pensando di arrivare al suo sepolcro a piedi, sappi che potrai scegliere fra ben 8 percorsi principali, più una ventina di percorsi secondari. Ma andiamo a vedere uno per uno gli 8 percorsi principali. Vi parlerò di quelli che partono da Spagna e Portogallo, ce ne sono anche altri che partono da molto più lontano, ma non è che posso stare qua a fare un video di 6 ore, dai. Hai visto che stai, iscriviti, dai, cioè basta che clicchi qua sopra, su, è facile. Il cammino francese da Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago di Compostela sono circa 800 km per 33 tappe. E questo è il cammino di Santiago più famoso, quello a cui tutti si riferiscono quando pensano al cammino di Santiago, ed è la via francese. Pensate, solo nel 2019 è stato percorso da 347.000 camminatori o pellegrini. Ha una rete di servizi infinita che gira attorno a questa grande affluenza, molti dei quali sono anche gratuiti. La difficoltà è medio-bassa ed è talmente ben organizzato che non riuscireste a perdervi neanche se lo faceste bendati. Ma la popolarità purtroppo comporta anche delle problematiche, ed io lo so bene, visti i miei follower, tutti e 5. Vista l'incredibile affluenza, soprattutto nei mesi estivi, si è costretti a fare una specie di gara per arrivare il prima possibile alla tappa successiva e accaparrarsi i posti migliori negli ostelli. Questa è una cosa che sinceramente a me darebbe veramente ai nervi. È praticamente il cammino sociale, secondo me, nel senso che se riuscirete a non vedere anima viva per tutta la giornata sarà solo perché avrete sbagliato strada. Non pensavate che la spiritualità attirasse così tante persone nel nostro secolo? No. Infatti, molti dei 340.000 hanno dichiarato di non percorrerlo per motivi spirituali. E allora per quali motivi? Fatemi pensare, persone di tutte le età che fanno attività sportiva in mezzo alla natura, senza preoccupazioni di sorta, quindi in una specie di vacanza, aria di festa, che si incontrano negli stessi posti per mangiare, che dormono negli stessi ostelli. Ecco che cosa dovrete aggiungere al vostro zaino se deciderete di fare la via francese. Ho visto più gente tornare fidanzata dalla via francese che da una crociera per single. Finalmente l'ho detto. E ora che l'ho detto, guardate, è uscito anche il sole. Vengo illuminato dalla la luce della verità. Ora sicuramente qualche puritano invocherà la scomunica per il sottoscritto. Va bene. Però sono sicuro che grazie a questa informazione dall'anno prossimo ci sarà molta più gente che percorrerà la via francese, quindi un giorno mi ringrazierete. Il cammino del nord da Irún a Santiago sono 830 km per 34 tappe circa. Il cammino del nord parte dai Pirenei per arrivare a Santiago in Galizia. È praticamente parallelo alla via francese, solo che è spostato leggermente più a nord. La differenza sta proprio nel tipo di paesaggio, perché avremo un paesaggio collinare montano. Per darvi un'idea, la via del nord ha un dislivello totale di circa 20.000 metri in salita e 20.000 metri in discesa, mentre la via francese ha un dislivello di 10.000 metri in salita e 10.000 metri in discesa. Praticamente è lungo uguale, ma è 2 volte più faticoso della via francese. Si dice che sia il primo cammino ad essere nato verso Santiago, poiché i cristiani preferivano tenersi lontani dal Portogallo e dalla parte sud della Spagna, allora invasi dagli arabi, e agli arabi San Giacomo li stava proprio sulle balle. Le strutture per passare la notte ci sono, ma sono meno numerose rispetto alla via francese. Ma allora uno si chiede, ma se è più lungo, più faticoso e anche meno servito, ma perché uno dovrebbe fare la via del nord invece che la via francese? Beh, prima di tutto perché non vi sembrerà ogni giorno di camminare su via del Corso,
E secondo perché buona parte del cammino si affaccia sull'Oceano Atlantico ed è uno spettacolo fenomenale. E lo sarà soprattutto per il vostro Instagram. E passiamo al cammino portoghese. Da Lisbona a Santiago sono 630 km per circa 25 tappe. Ci sono due vie per chi vuole partire dal Portogallo. Quello ufficiale che passa un po' più interno, passando dalla città di Coimbra, e poi c'è il cammino della costa che per l'appunto si tiene più sul litorale portoghese. A voi la scelta. Se siete dei romantici e la vostra playlist su Spotify è composta da sole canzoni tristi o strappalacrime, il cammino portoghese è ciò che fa per voi. Potrete attraversare una terra calda e pervasa dal fascino della decadenza, e tutto questo potrà essere accompagnato da dei meravigliosi concerti di fado. Insomma, riempite lo zaino di saudade e preparatevi a fare delle grandissime sudate. L'ho detto davvero? Il cammino primitivo da Oviedo a Santiago, 290 km, 14 tappe. Ah, è finalmente un cammino per gli amanti del vino. Mo non so quale varietà del primitivo di Manduria coltivino lì, ma speriamo che sia buono. Ah, non si chiama così per il vino? Il cammino primitivo è una delle vie principali più corte, sono solo 290 km, ma non fatevi ingannare dal numero, poiché sono 290 km ma di montagna, quindi non farete altro che salire e scendere come degli yo-yo per 15 giorni. Tutto questo sforzo però sarà ricompensato da dei panorami che solo la montagna può regalare, ed in più attraverserete due città monumentali fantastiche che sono Oviedo e Lugo. Io vi consiglio anche di prendervi un giorno di pausa e visitarle con calma. La Via della Plata da Siviglia a Santiago sono 900 km per 38 tappe. Questa è in assoluto la via più lunga per arrivare a Santiago. Infatti partirete praticamente dall'Africa per arrivare a Santiago percorrendo un'antica via romana. C'è un episodio storico risalente al X secolo in cui l'invasore Almanzor, arrivato da sud, saccheggiò la cattedrale di Santiago di Compostela, portando via addirittura le campane che fece trasportare agli schiavi cristiani proprio attraverso la Via della Plata. Questo episodio fece incazzare come delle api tutta la cristianità, che infine riuscì a recuperare le campane e a riportarle. Fai la Via della Plata, non toccare le campane. Oltre ad essere il più lungo, è anche uno dei più caldi, perché sei nell'entroterra spagnolo e partite veramente da sud. Quindi, se soffrite di pressione bassa, mi raccomando, non lo fate a luglio e agosto. Il Camino San Andrés, che va da Granilla de Moreruela, olè, a Santiago sono 340 km per 14 tappe. Allora, questo qui è praticamente una variante dell'ultimo tratto della Via della Plata. Veniva usata dalle antiche civiltà iberiche per evitare di passare dalla cittadina di Astorga ed entrare in Galizia attraverso la provincia di Orense. Essendo un'antica via, è sempre stata molto trafficata, per questo motivo non avrete alcun problema nel trovare ostelli o servizi per dormire. Quindi, se anche tu c'hai sulle balle la cittadina di Astorga, non si sa per quale motivo, e non ci vuoi passare, ecco il cammino che fa per te. Prova a dirlo pure tu, Granilla de Moreruela. Sembra già un ballo di gruppo, senti. E per ultimo, ma non meno importante, il più giovane probabilmente delle vie principali per Santiago, che è il cammino d'inverno. A Ponferrada a Santiago sono 263 km per 10 tappe. Questo qui è l'unico cammino per Santiago che attraversa tutte e quattro le province della Galizia. Quindi se siete degli amanti della Galizia, la volete visitare, questo è il cammino che fa per voi. È leggermente più corto del cammino primitivo. I commercianti e i pellegrini iberici per arrivare a Santiago preferivano evitare in inverno le parti naturalmente ricoperte di neve o in cui potevano incontrare dei sentieri fangosi. Per questo motivo stracciarono questa via. No, è che qua mi era venuta fame e stavo pensando alla stracciatella pugliese, però volevo dire tracciarono. E prende appunto il nome di cammino d'inverno perché era percorsa per lo più nei mesi invernali. Vabbè, ma voi la potete far pure in estate, non è che ve lo vieta nessuno.
Oltre a questi cammini ci sono altre 21 varianti o 21 cammini minori che poi confluiscono principalmente nelle vie di cui vi ho parlato. Vi metto in descrizione guide cartacee e mappe e il link di un sito a cui fare riferimento. I nostri cugini spagnoli sono veramente bravi nell'organizzare pellegrinaggi e cammini e, diciamo la verità, ci hanno fatto anche un bel business intorno ai cammini di Santiago. Per questo motivo ci sono tutte queste varianti e continuano a venirne fuori anno per anno. Questo non fa altro che aumentare l'attenzione ogni anno sui cammini e sui pellegrinaggi e questo non può che rendermi felice, anche se mi diverto a prendere un po' in giro coloro che percorrono la via francese. E prima o poi la farò pure io la via francese, guarda, giusto per andare a vedere com'è, un pugliese sulla via francese. Avrei voluto parlarvi anche dei cammini minori, ma sto registrando già da 2 ore e pure io ho una vita, cioè nel senso non è che posso stare qua appresso a voi tutto il tempo. Spero che questo video vi sia servito per fare un po' di chiarezza sui cammini che portano a Santiago. Lasciate un commento se avete delle domande o se volete insultarmi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, continuate a seguire e se volete entrare a far parte del team dei camminatori cretini, ricordate che se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino. Ciao, buon Santiago! E comunque vi volevo far vedere come ho ridotto le mie scarpe per fare il video. Cioè, come minimo ti devi iscrivere, come minimo.